Wow, ma quanto è bella anche indossata! Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa che ho chiamato Lara. Non è nulla di nuovo, è un modello popolare, sicuramente molti di voi conosceranno questo modello di borsa, però so anche che tantissime principianti mi seguono e se volete realizzare una borsa bella, super facile, super veloce, comoda, pratica e capiente, questo è il tutorial che fa al caso vostro, potete iniziare benissimo da qui. Tra l'altro occorre pochissimo filato, io per esempio ho utilizzato del cordino 150-180 grammi, davvero pochissimo. Potete utilizzare sicuramente altri filati come della lana, del cotone, dell'acrilico, anche della fettuccia, ma preferibilmente sottile, non troppo spessa. Ho utilizzato l'uncinetto 3,5 per lavorare il cordino, poi a scelta potete utilizzare o una zip da 25 cm per questo modello oppure un bottone magnetico e poi sempre a scelta un manico già pronto. Io l'ho ritrovato tra le mie cose, è marroncino, sta benissimo con la variante di colore scelta per il cordino, quindi ho detto ma sì dai, applico direttamente un piccolo manico già pronto e come notate è perfetto, è davvero perfetto, ma volendo potreste fare il manico all'uncinetto, infatti nel tutorial poi vi dico tutto passo passo. Io spero che la borsa vi piaccia, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, continua a seguirmi per non perderti gli altri video tutorial e seguimi anche sui social. A questo punto vi lascio il tutorial, quindi sigla! Facciamo un anello magico avvolgendo il cordoncino in questo modo. Tiriamo fuori, facciamo una catenella. Andiamo a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi, ma potete fare anche le 3 catenelle. Aggiungiamo 2 catenelle di separazione e ripetiamo questo lavoro per altre 5 volte, per un totale di 6. Sesto punto alto, ultime 2 catenelle e a questo punto possiamo tirare la coda dietro dell'anello magico e chiudere il cerchio. Andiamo a chiudere anche il giro nel primo punto alto realizzato o nella terza catenella con punto bassissimo, per cui avremo 6 punti alti e 6 archetti formati da 2 catenelle. Ci spostiamo nelle 2 catenelle di separazione facendo un punto bassissimo e iniziamo il secondo giro. Catenella, nello stesso spazio lavoriamo il primo punto alto costituito da 2 punti bassi, anche qui potremo fare le 3 catenelle. Poi facciamo altre 2 catenelle e nello stesso spazio creiamo l'aumento. Dopo aver fatto l'aumento ci ritroviamo nel punto successivo un punto alto e lo andiamo a lavorare. Per tutto il giro quindi andremo a lavorare un punto V formato da 2 punti alti e 2 catenelle nello spazio delle 2 catenelle ed un punto alto sul punto alto. Un punto alto sul punto alto, spazio successivo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, prendo il filo e faccio un punto alto sul punto alto. Continuo in questo modo fino a terminare tutto il giro.
Termino il giro con l'ultimo punto V, quindi un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, e con l'ultimo punto alto sul punto alto. Vado a chiudere il giro sempre nel primo punto alto con un punto bassissimo. Una volta fatto questo iniziamo il terzo giro, ci spostiamo sempre nello spazio delle 2 catenelle con un punto bassissimo, facciamo una catenella e andiamo a ripetere il lavoro che abbiamo fatto prima. Nello spazio delle 2 catenelle lavoriamo sempre un punto V costituito da un punto alto, 2 catenelle più un punto alto. Adesso non ci ritroviamo più con un punto alto, ma con ben 3 punti alti. Di giro in giro aumentiamo sempre di 2 punti. In questo caso andiamo a lavorare un punto alto nei prossimi 3 punti. 2 e 3. Quando incontriamo lo spazio delle 2 catenelle lavoriamo l'aumento. Un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Poi incontriamo di nuovo i 3 punti alti, lavoreremo un punto alto in ciascun punto sottostante. Terzo ed ultimo punto alto e ripetiamo per tutto il giro fino a terminarlo. Ovviamente proprio come prima al termine del giro ci ritroviamo gli ultimi 3 punti alti. Ne lavoriamo uno su ciascuno. E poi andiamo a chiudere il giro nel primo punto alto con punto bassissimo. E come notate il nostro esagono inizia a prendere forma. Per andare avanti per il quarto giro e per i giri successivi basterà ripetere sempre lo stesso lavoro. Ci spostiamo con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione. Ci alziamo a punto alto, quindi catenella più i 2 punti bassi o le 3 catenelle. Aggiungiamo sempre le 2 catenelle più il punto alto. E questo è il primo aumento. Ovviamente non avremo più 3 punti, ma ne abbiamo 5. Nel giro successivo ne avremo 7, nel giro successivo ancora 9 e così via. Fino a quanto continuare finché non abbiamo un totale di 10 giri. Per ogni spicchio, per ogni lato dobbiamo ritrovarci 19 punti alti. Il mio pannello esagonale misura 29 cm per 27 cm. Fatto il primo pannello ne realizziamo un secondo e quando abbiamo concluso il 10° giro e ci ritroviamo 19 punti, vi ripeto, andiamo a chiudere con asola invisibile senza andare a formare un ulteriore punto. Ci inseriamo nella prima catenella di 2 con l'ago e andiamo a fare l'asola al primo punto alto, insomma la sostituiamo, poi andiamo al centro dell'ultimo punto e chiudiamo il giro. Poi andiamo sul retro del nostro lavoro, andiamo a nascondere e bloccare per bene il nostro cordino in eccesso. Vado a bloccare con l'accendino e sigillo per bene il mio lavoro. E voilà, i 2 pannelli esagonali sono pronti. Adesso andiamo a realizzare quello quadrato. Faremo, diciamo, lo stesso lavoro. Facciamo sempre l'anello magico. Tiriamo fuori il cordino. Faccio sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi. Aggiungiamo altri 2 punti alti per un totale di 3 e poi facciamo le 2 catenelle di separazione. Ripeteremo questo lavoro per altre 3 volte per un totale di 4. Lo schema è leggermente diverso rispetto a quello della mattonella esagonale. Lo ripetiamo per altre 3 volte. 1, 2, 3, 2 catenelle. E terminiamo sempre con 2 catenelle.
tiro la coda e chiudo l'anello magico. Chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto, mi sposto nelle 2 catenelle di separazione per comodità con un punto bassissimo nel secondo punto, nel terzo punto, e riparto sempre da qui. Punto bassissimo, catenella, faccio sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi, ma questa volta faccio 2 punti alti, 2 catenelle più 2 punti alti, raddoppio l'aumento perché altrimenti mi si imbarca il mio lavoro. Devo avere un numero sufficiente di punti e di aumenti affinché la mia mattonella quadrata cresca bene. Ora lavoriamo sempre 1, 2, 3 punti consecutivi, al contrario della mattonella esagonale dove ne avevamo soltanto uno. Poi quando incontro le 2 catenelle di separazione ripeto l'aumento raddoppiato, quindi 2 punti alti, 2 catenelle più 2 punti alti. 1, 2 e 3 punti consecutivi. Più l'aumento nel secondo angolo, 3 punti, aumento e concludiamo il nostro giro con gli ultimi 3 punti, quindi continuiamo così per tutto il giro. Chiudiamo questo secondo giro insieme, sempre nel primo punto alto con punto bassissimo, mi sposto con un punto bassissimo nel secondo punto alto, ovviamente anche qui mi devo riportare nelle 2 catenelle di separazione, catenella e riparto sempre dall'angolo. Sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, faccio anche qui il doppio aumento e lo farò anche per i giri successivi, 2 punti alti, 2 catenelle più 2 punti alti. Ad ogni giro aumentiamo di 4 punti, 2 a destra, 2 a sinistra, più i punti che abbiamo al centro. Infatti questa volta non ne abbiamo 5, per esempio come la mattonella esagonale, ma ne abbiamo 7 se provate a contarli. E quando incontro le 2 catenelle di separazione vado a lavorare 2 punti alti, 2 catenelle più 2 punti alti. E anche per questo giro procedo sempre allo stesso modo e lo farò anche per i giri successivi finché non raggiungo le dimensioni che mi occorrono per gli altri pannelli esagonali. Per quello quadrato invece ho fatto un totale di 5 giri piuttosto che 10, perché non è tanto importante il numero di giri che facciamo per ciascuna mattonella, qui 10 e qui 5, ma è importante il numero di punti che ci ritroviamo in ciascun lato. Infatti dobbiamo ritrovarci nella mattonella quadrata ben 19 punti, lo stesso numero di punti che abbiamo su ciascun lato del pannello esagonale. Posso andare a chiudere anche la mia mattonella quadrata, faccio lo stesso lavoro di prima, vado a sostituire l'asola del punto alto, entro nel secondo punto alto, così mi ritrovo sempre 19 punti, perché se entrassi nel primo punto alto avrei 20 punti poi, non più 19, quindi mi raccomando questa cosa perché poi i punti non vi tornano. Io ve lo sottolineo perché poi, diciamo, se mi scrivete commenti qualche cosa non corrisponde, io faccio fatica a rispondervi, ecco, meglio che vi faccio vedere. Bene, adesso non ci rimane che prendere le 3 mattonelle e comporre la nostra borsa, quindi prendo la prima mattonella e la piego esattamente in 2, così. Lo stesso faccio con l'altra mattonella esagonale, quindi la piego in 2.
esattamente in questo modo e stiamo formando la nostra borsa, mentre la mattonella quadrata la piego in due formando un triangolo che andrà proprio alla base. Tutti i punti per ciascun lato coincidono, per cui non ci rimane che andare a cucire il tutto. Cucirò le mie mattonelle sul rovescio e poi capovolgo la borsa, così abbiamo un lavoro super pulito. Potete fare questa operazione anche con ago e filo, ma io lo farò con l'uncinetto 3,5 e col cordino stesso. Apro le mie mattonelle, qui sono sul rovescio, 1 e 2 rovescio, capovolgo anche l'altra e la metto sul rovescio, giro il mio lavoro e parto esattamente dalle 2 catenelle di separazione. Molto semplicemente entro, prendo il cappio, lo tiro fuori e vado a bloccarmi con una catenella, dopodiché faccio un punto basso. Poi farò un punto basso prendendo sia il primo punto che il secondo dell'altra mattonella e vado a cucire i primi 19 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 19esimo con 19esimo. Avete visto che tutto coincide perfettamente? A questo punto blocco le 2 catenelle di separazione, i 2 angoli, e posso passare alla cucitura direttamente della mattonella. Quindi entro sempre nelle 2 catenelle di separazione della mattonella esagonale e stavolta nelle 2 della mattonella quadrata. Prendo il cordoncino e chiudo. Più semplice di così davvero non si può. E poi mi ritrovo sempre 19 punti, no? Quindi continuiamo. 1, 2, 3, 'ultimo punto, il 19esimo, che è qui, mattonella esagonale con mattonella quadrata, anche qui tutto coincide. Vado a bloccarmi anche le 2 catenelle di separazione. Quindi abbiamo già bloccato 1 e 2 lati. Potremmo girare il nostro lavoro e procedere senza mai staccare il cordoncino cucendo il primo ed il secondo lato. Arrivati qui dovremmo staccare il filo e andare a cucire i 2 lati dietro. Ma volendo possiamo utilizzare un piccolo trucchetto. Riporto il mio lavoro dall'altra parte, faccio una catenella, giro il mio lavoro e mi riporto sulla zona centrale. Come lo faccio? Lo faccio a punto bassissimo, così non staccherò mai il cordoncino. Quindi entro nel primo punto basso della cucitura e in maniera molto morbida vado a lavorare dei punti bassissimi. Poi se vi va potete anche staccare il filo o cucite con l'ago, come vi dicevo prima. Questo è un trucchetto molto veloce. I punti bassissimi comunque non sono invasivi, anzi vanno a rafforzare la cucitura, direi, anche se il cordino comunque in generale non ha bisogno di essere rinforzato, già è resistente di per sé. Ok, faccio l'ultimo punto bassissimo qui e l'ultimo. Fatto l'ultimo punto bassissimo entro catenella di separazione con catenella di separazione e faccio un punto basso e poi mi vado a cucire i 19 punti dell'altra mattonella a punto basso, mi raccomando. Quindi 1, 2, 3, 19esimo punto con l'ultimo che è qui. Perfetto.
quindi 2 catenelle di separazione, facciamo un punto basso, giriamo il nostro lavoro e procediamo con la nostra cucitura. Vado a cucire l'altro lato, faccio un ulteriore punto basso sempre nelle 2 catenelle di separazione e passo ai punti alti. Anche qui vado a lavorare 19 punti bassi. Diciannovesimo ed ultimo punto basso, poi faccio un punto basso nelle 2 catenelle di separazione e volendo potremmo continuare o da questa parte oppure salire e poi riscendere a punto bassissimo per poi bloccare l'ultimo punto, e credo che farò proprio così. Risalgo e poi scendo, in questo modo andrò a nascondere il filo esattamente alla base, non si vedrà sulla zona superiore. Passo all'altra mattonella, vado a bloccarmi 1 e 2, le 2 mattonelle esagonali, e procedo con i 19 punti. Ok, 19 con 19. Blocco ovviamente le 2 catenelle di separazione, faccio una catenella, giro il mio lavoro, ritorno indietro a punto bassissimo. Volendo il primo punto lo posso anche saltare, ok, così non creo spazietti, visto che ci ritroviamo sul bordo superiore della borsa. Ultimo punto bassissimo. E a questo punto entro nello spazio delle 2 catenelle, mattonella quadrata e mattonella esagonale, e faccio il mio punto basso. Poi vado a lavorarmi i 19 punti. 1 e abbiamo concluso la cucitura. 2, 19esimo punto alto con l'altro e faccio punto basso, poi faccio un punto basso nelle 2 catenelle di separazione e mi posso andare a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso della cucitura iniziale. In questo modo catenella, stacco un po' di cordoncino, lo posso anche andare a nascondere tra i punti così direttamente con l'uncinetto. Possiamo fare anche un nodo, blocchiamo ciò che rimane e andiamo a bloccare con il nostro accendino. E voilà, borsa completata. Non fa davvero una piega, quindi cosa facciamo? Capovolgiamo il nostro lavoro. E voilà, corpo borsa completato in pochissimo tempo. Questa potrebbe essere un'idea a regalo perché la fate davvero in un attimo, e volendo potremmo andare a definire il bordo superiore a punto basso. Mentre lo facciamo possiamo agganciarci alle 2 catenelle di separazione e realizzare il manico con delle catenelle, fare 2-3 righe, rinforzarlo un po' ed il gioco è fatto. Io onestamente sono un po' indecisa perché mi ritrovo questo piccolo manico in similpelle, sì, non è pelle, non preoccupatevi, che potrei agganciare benissimo nelle 2 catenelle di separazione sia da una parte che dall'altra parte, in questo modo. Volendo potrei mettere anche 2 moschettoni e allungare il mio manico, ma credo che questa misura vada più che bene. Il manico misura, vi do anche una linea guida in più, 36 cm, quindi volendo potreste avviare 36 cm di catenelle. La misura secondo me va più che bene. Sì, l'idea del manico in similpelle mi sta bene perché ci sta molto bene con la variante verde che ho utilizzato. È un progetto autunnale invernale dai colori, quindi farò una cosa però, perché voglio rinforzare per bene la zona delle 2 catenelle. Riprendo il mio cordoncino e faccio un bel giro a punto basso. Allora mi collego direttamente qui, tanto chiuderò in maniera invisibile, faccio una catenella intanto, a fine giro diverrà un punto basso, mi lavoro i punti che ho al di sotto e quando arrivo al
2 catenelle di separazione, vado a fare 3 punti bassi, così facciamo l'angolo per bene, 1, 2 e 3. Perfetto, così rinforzo il tutto, giro il mio lavoro e procedo, un punto basso in ciascun punto sottostante. Quando arrivo alle catenelle di separazione cosa faccio? Un punto bassissimo e un punto bassissimo nelle altre 2 catenelle, guardate. Perfetto, mi piace così. Poi procedo a punto basso sulla mattonella esagonale, ultimo punto alto, poi sono alle 2 catenelle di separazione, 3 punti bassi, 2, 3, ok, giro il mio lavoro, procedo un punto basso in ciascun punto alto. Quando arrivo sulla zona della cucitura faccio un punto bassissimo più un punto bassissimo nelle catenelle di separazione e termino il giro. Stacco un po' di cordino e con l'aiuto di un ago vado a chiudermi inserendomi nel primo punto basso, formo l'asola alla catenella iniziale come sempre, quindi chiudo bene e vado a nascondere il tutto. Ok, voilà, è stato rifinito anche il bordo superiore, vi consiglio in ogni caso di farlo. Bene, a questo punto posso applicare il manico. Mi ritrovo queste borchiette, però non saprei come andarle a fissare perché mi piaceva l'idea di andare ad impreziosire proprio questo angolo e l'altro angolo, però credo che lo farò fare a mio marito. Io non saprei proprio come applicarli, anzi se lo sapete scrivetemi nei commenti. Sono delle borchie, degli accessori che servono per andare a rifinire le borse, quindi se io aggiungessi questo tocco in più qui, secondo me non solo rinforzerei ancora di più i 2 angoli, ma darei un tocco in più proprio alla borsa come accessorio. Li potete trovare su Amazon. Casomai per vedere questo risultato seguitemi sui social, perché non appena lo farò sicuramente pubblicherò lì il risultato. Io intanto mi limito ad aprire i 2 moschettoni e ad inserire proprio il tutto. Sì, molto meglio così con il giro di rifinitura, vi consiglio di farlo. Voilà, mi piace davvero tanto. Come sempre vi suggerisco come chiusura un bel bottone magnetico da cucire all'interno, ma volendo anche una zip potrebbe andare bene. Per questo modello potrebbe andare bene una zip da 25 cm. Vi do anche le misure finali della bag. Come sempre siamo a 34 cm per una larghezza dal centro di una mattonella fino all'altra 29 cm. Molto soddisfatta di questo progetto, mi piace troppo la borsa. Bella, 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 davvero molto bella. Io spero vi piaccia. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarla. Può essere un'ottima idea a regalo perché è un progetto super veloce da fare. Come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina se ancora non l'hai fatto e seguimi anche sui social per non perderti i vari spoiler. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!